Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi leggo su internet di una persona che a 18 anni si ritrova con circa 5.000 euro da parte e questa persona vorrebbe investirli. Questa persona poi dice di essere anche in grado di mettere da parte un centinaio di euro al mese. Allora, questo è un caso teorico molto interessante perché, per esempio, in passato mi sono capitate delle telefonate diciamo di questo tenore. Ovviamente sono delle richieste che sfortunatamente non posso prendere in carico, ma perché non avrebbe senso prenderle in carico. Dico per te cliente finale, non ha senso farmi pagare 1.000.000 di euro per prendere 5.000 euro in gestione. E ti spiego il perché, perché tu a 18 anni con un capitale così basso da parte non puoi investire. I casi sono due però, attenzione. I tuoi genitori ti manterranno fino ai 30 anni e passa o finché non decidi di andartene di casa. In quel caso i tuoi genitori sono il tuo fondo d'emergenza, quindi tu puoi investire anche il 100% dei soldi che hai e dei soldi che metti via. Quindi li investi, poi vediamo, è tutto un discorso, cioè ma come li investo? Vado 100% azionariato, faccio 80-20, ho un 20% di obbligazioni, ma quali nel caso? Allora, lasciamo stare per carità la composizione del portafoglio. Stiamo sul discorso fondo d'emergenza che non ti serve se vivi coi genitori, perché se i genitori, attenzione, questa deve essere la base di partenza, se i genitori contribuiscono alle tue spese, alle tue emergenze, allora puoi farne a meno. Ricordati, se spacchi un dente, devi ricostruirlo, devi toglierlo, cambiarlo, insomma, non me ne intendo, fortunatamente non mi è mai capitato, però so quanto costa. Questa è un'attività che non ti costa meno di 2.000-3.000 euro. Quindi con un capitale come 5.000 euro tu devi renderti conto di mettere in conto, fa ridere, perdono il gioco di parole, un 2-3.000 euro, che sono praticamente la metà, se non di più, del patrimonio che hai a disposizione. Quindi non hai 5.000 euro da investire in verità, tu hai molto meno di 5.000 euro da investire, forse ne hai 2.000, forse ne hai 2.500. Perché? Perché devi mettere in conto il dente che si rompe o la macchina che si rompe, Devo cambiare la frizione, l'alternatore, lo sa il signore, 1.000.000 di euro. Non hai 5.000 euro da investire allora, hai visto? Ne hai 4.000, con il dente la metà, eccetera, eccetera. Poi questi soldi bisognerebbe anche capire se riescono a farti far fronte alle spese previste, perché se tu vai in università e te la pagano i genitori va benissimo, ma se tu non hai i genitori si applicano tutte queste problematiche di cui ti ho appena parlato. In questo caso si aggiungono pure le spese previste. Quindi hai l'università? 3.000 euro all'anno, o 1.000 o 500, adesso dipende. Ma fai conto che se tu devi pagare l'università, devi fare 3 anni, devi fare 5 anni, poi magari vai fuori corso, ne devi fare di più. Hai sul groppone una serie di spese relativamente importanti sul tuo patrimonio di 5.000 euro. Quindi non è che poi puoi investire quei 5.000 euro con un 100% di azionariato, per esempio. Perché? Perché l'azionariato non si può prestare a un investimento che deve darti una volatilità abbastanza contenuta da qua a 3 anni, se per esempio devi laurearti in una triennale. Quindi questa cosa, numero uno, vedi, non ti permette di investire quei 5.000 euro, ti permetterà forse di investirne la metà. E io comunque sto ancora dando per scontato che tu vivi coi genitori, quindi non hai i costi di affitto, di bolletta, di mangiare, hai però magari le emergenze, perché i genitori non possono aiutarti. Ecco, ci sono un sacco di casistiche di questo tipo. Però ecco, mettiamo anche addirittura il caso, sempre nell'ottica delle spese previste, che tu non hai neanche i genitori che ti danno il vitto e l'alloggio. Tu lì hai finito di investire completamente, perché alle emergenze, alle spese previste dell'università, poi si sommano anche le spese previste ricorrenti, sicure, spaventose, mensili dell'affitto, del vivere, del mangiare, delle utenze, bollette, eccetera. Quindi tu non hai 5.000 euro da gestire, tu hai un debito attualmente. Se tu avessi una situazione di questo tipo, di autosufficienza, perché a 18 anni te ne vuoi andare di casa, tu avresti un debito, non hai da investire. Quei 5.000 te li devi tenere tutti come liquidità. Poi, per carità, come vedi, a seconda del caso specifico, uno può fare tutta una serie di altri ragionamenti. Uno può dire, vabbè, ma comunque mi tengo allora solo il fondo d'emergenza, allora di questi 5.000 ne investo metà, oppure puoi dire, no, no, me li investo tutti perché i genitori mi pagano tutto.
Quindi è difficile fare consulenza personalizzata su internet, come vedi, anche quando noi affrontiamo dei casi più o meno specifici, perché sembra abbastanza specifico, no? Ho l'età, ho un'idea di quello che devo fare, e però ci sono 1000 variabili e altre 2000 di cui non abbiamo neanche parlato. Quindi il mio consiglio è questo: vacci veramente molto piano e definisci un obiettivo come prima cosa. Perché investi quei soldi? Allora lì cominci un attimo a orientarti e dopo che hai definito un obiettivo, prima ancora di allocare le somme, metti via il fondo d'emergenza, capisci in quale di quelle 3 grandi macro categorie di cui ti ho parlato tu rientri e allora metti a reddito solamente le somme che puoi permetterti di mettere a reddito. Io spero di esserti stato d'aiuto con questo brevissimo video, spero che aiuti tutte le persone che mi chiamano, tutti i giovani che mi chiamano con necessità simili, e poi attenzione, 5.000 euro sono pochissimi, magari tu magari ne hai 10.000, 20.000, 30.000, ma finché rimaniamo su quelle somme lì comunque, attenzione, perché il fondo d'emergenza è un attimo bruciarlo, perché ricordati poi che, qua chiudo il video, ricordati poi che in ogni caso il fondo d'emergenza dovrebbe coprirti per emergenze da 3 a 12 mesi. Io l'esempio del dente che si rompe, la macchina, le spese previste, ti ho fatto proprio degli esempi di minima, ma il buon senso mi dice che io dovrei tenere una serie di mensilità nette via. E se tu non lavori, vedi quando ti dicevo, abbiamo detto 1000 casistiche, ma ne mancano ancora 2000, hai visto in conclusione quante ancora ne stanno venendo fuori. Se tu non lavori, no, tu non puoi tenere 3 mensilità via, tu ne dovresti tenere 12. Quindi, ripeto di nuovo, come dicevo a metà video, tu sei attualmente in debito, di investire ti devi solamente dimenticare. Che poi non vuol dire che tu debba aspettare di avere 1 milione di euro o i famosi 100.000 euro. Dio, non investo finché non ho 100.000 euro, non ha senso andare dal consulente indipendente finché non ho 100.000 euro. Ma no, ma per carità. Però ecco, attenzione, fai tutte queste considerazioni, le possiamo fare insieme, chiamami, non ti chiedo un euro, la prima chiamata è gratuita, se ti posso aiutare, senza entrare nel dettaglio sfortunatamente per legge nello specifico, io comunque tento di aiutarti per cercare un minimo di indirizzarti sulla retta via. Fammi sapere cosa ne pensi di questo video, io spero di esserti stato d'aiuto e se mi lasci un like sono contento. Grazie, ciao!